tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo cocoon o coprispalle, più un coprispalle che cocoon, che io ho deciso di chiamare Magic. Per poterlo realizzare sono tornata a utilizzare un filato che mi piace tantissimo dell'Adrian Fil, che si chiama Riga Dritto. Il colore che ho scelto questa volta è il colore numero 50, che fa parte delle colorazioni nuove. Guardate qui che meraviglia di colori. Vi dico già, e vi faccio anche vedere altri colori sempre di questo filato che trovate disponibile sul mio sito Filati Elsa. Guardate qui che meraviglia. Con questo vi ricordo che io vi ho fatto una sciarpa, però ci sono anche questi altri colori che sono uno più bello dell'altro, e come vi ho detto li trovate tutti disponibili sul mio sito. Per quanto riguarda il quantitativo, allora taglia S e M vi occorrono 2 gomitoli, sono gomitoli da 100 grammi, mentre per una taglia L e XL ve ne occorrono 3, e io ho lavorato sempre solo con l'uncinetto del numero 3. La realizzazione di questo cocoon è un po' diversa rispetto a quello che siete abituati a vedere, o meglio, per chi mi conosce in realtà sa già che io tendo a chiudere il cocoon in maniera diversa. Questo perché mi piace che qui le maniche vadano più strette, vedete, e qua sotto non scende troppo, ma si fa questa sorta di chiusura qui. Quindi diciamo che rispetto a quello che vedete solitamente nei cocoon, la mia chiusura, e questo lo dico appunto per chi è nuova e mi segue da poco, è diversa, ma vi posso assicurare che è semplicissima da fare. Per quanto riguarda il punto scelto, sono 5 giri che vanno sempre ripetuti e che fanno alternare queste strisce piene con una striscia più vuota, per dare un po' più di movimento al cocoon. È un rettangolo, quindi non vi preoccupate, ho consigliato per tutte le taglie di mettere le mie stesse catenelle, ma di fare dei giri in più per quanto riguarda l'altezza. Quindi la larghezza, secondo me il numero che ho fatto io va bene per tutte, però se volete farlo un po' più lungo potete comunque aumentare. Però mi raccomando, rispetto a me le taglie più grandi devono pure fare dei giri in più. Detto ciò, spero che anche questa creazione molto semplice vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o taggandomi su Facebook, dove mi trovate sia come Uncinetando con Elsa che sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferuzzare, oppure su Instagram, dove mi trovate scrivendo sia Elsa Faccio che Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cocoon io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fil linea Riga Dritto. Il colore che ho scelto io è il numero 50 perché si abbina di più sui miei outfit. Come sapete io vesto molto in marrone, in verde, in grigio, quindi questo si abbina particolarmente. Però abbiamo anche questo colore che è fantastico, guardate qui, con cui io ho realizzato una maxi sciarpa, oppure abbiamo anche quest'altro colore che ha le tonalità del viola. Quindi oltre a questi naturalmente sul sito ne trovate tanti altri, tutti bellissimi e abbinabilissimi. Allora vi dico già che per realizzare il nostro cocoon andremo a fare un rettangolo, le cui catenelle iniziali sono la lunghezza, che vanno quindi da un braccio all'altro braccio. Io ho montato con l'uncinetto del numero 6 un totale di 93 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 2, a cui va aggiunta una catenella, mi raccomando. E come vi ho detto, io montando 93 catenelle ottengo una lunghezza di circa 88 centimetri. Voi potete farle anche un po' più lungo il cocoon, ma io non ve lo consiglio, vi direi di restare sui 90, sui miei stessi numeri di catenelle. Però giustamente se usate un filato diverso, quindi un uncinetto più piccolo o un più grande, dovete tenere presente che appunto la lavorazione si ottiene su multiplo di 2 con una catenella in più per la fine. Per quanto riguarda invece i giri che andremo a fare, quelli rispetto a me le taglie più grandi, quindi la M e la L, dovranno farne un po' di più, e io naturalmente alla fine vi dirò secondo me quante ne dovreste fare in più. Detto ciò, qui vi faccio vedere un piccolo campione del punto. Sono 5 giri, ma vi posso assicurare che sono semplicissimi da fare, anche perché in realtà soltanto uno è diverso, gli altri sono tutti uguali. Allora andiamo quindi a realizzare il nostro primo giro. Ricordo che io lavoro con l'uncinetto il numero 6 e vado a fare 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta. Entro dentro la prima catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, ma l'abbiamo già fatto. Salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare 2 maglie alte, 1 2, salto una catenella e di nuovo da fare 2 maglie alte, 1 e 2, salto una catenella e di nuovo nella stessa base vado a fare 2 maglie alte, 1
e 2. Devo continuare a fare questo quindi per tutto il giro, quindi salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Per terminare il giro, anzi no, facciamo anche un altro, salto una catenella, entro una successiva e di nuovo 2 maglie alte. Per terminare il giro quindi salto una catenella, entro nell'ultima e vado a fare le mie 2 maglie alte. Naturalmente, come sempre, potete andare a sfilare se avete fatto delle catenelle in più, però attenzione, questo è un filato un po' peloso, quindi è un po' più difficile in questo caso andare a smontare le catenelle, quindi non ne fate troppe in più, fatene al massimo 2 o 3, non di più. Comunque a questo punto ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare sempre 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, vado sopra la seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, vado tra le 2 maglie alte successive, quindi vedete qui ho 2 maglie alte fatte nella stessa maglia di base, vado tra le 2, vado a fare 2 maglie alte, una, 2, e devo fare questo per tutto il giro, vado nelle 2 maglie alte successive, sempre tra le 2 maglie alte, vado a fare 2 maglie alte, una, 2, e continuo. Scusate, mi tiro un po' di filo, salto, vado dalle 2 maglie alte successive, entro tra le 2, vado a fare 2 maglie alte, ancora vado nelle 2 maglie alte successive, di nuovo vado a fare 2 maglie alte, ancora vado tra le 2 maglie alte successive, vado a fare 2 maglie alte, e sono arrivata così alla fine del giro. Per terminare il giro prendo il filo e vado sulla penultima maglia alta e vado a fare una maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così anche il mio secondo giro, quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il terzo giro e andiamo sempre a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, prendo il filo, vado tra tra la seconda maglia alta e il gruppo di 2 maglie alte, quindi vedete qui una, 2, vado qui e vado a fare una maglia alta, catenella, salto le 2 maglie alte, vado tra i 2 gruppi di 2 maglie alte e realizzo una maglia alta, e devo fare questo per tutto il giro, catenella, vado tra i 2 gruppi successivi di maglie alte e vado a fare una maglia alta, catenella, e di nuovo vado tra i 2 gruppi di 2 maglie alte e vado a fare una maglia alta, catenella, e di nuovo salto il gruppo di 2 maglie alte, vado tra i 2 gruppi e vado a fare una maglia alta, catenella, e continuo così quindi per tutto il mio terzo giro. Vado a terminare il giro andando a fare una maglia alta tra le 2 maglie, l'ultimo gruppo di 2 maglie alte, e poi una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte, una e 2. Ho terminato così anche il terzo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il quarto giro e andiamo a realizzare di nuovo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, vado direttamente nell'archetto di una catenella e realizzo 2 maglie alte, una, 2, archetto successivo, 2 maglie alte, una, 2, archetto successivo, 2 maglie alte, una, 2, di nuovo archetto successivo, 2 maglie alte, una, 2, archetto successivo, di nuovo 2 maglie alte, una, 2. Quindi vado a fare questo per tutto il giro. Termino il quarto giro, salto la terzultima maglia alta, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il quarto giro.
ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quinto giro, che è uguale al secondo, in senso andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva e poi torniamo a fare 2 maglie alte tra le 2 maglie alte. Vedete qui il gruppo di 2 maglie alte, entro e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, vado tra le 2 maglie alte successive e vado a fare 2 maglie alte, una, 2. Di nuovo ho il secondo gruppo di 2 maglie alte, vado all'interno tra le 2, vado a fare 2 maglie alte, ancora gruppo successivo di 2 maglie alte, vado tra le 2 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, di nuovo vado nel gruppo successivo e vado a fare 2 maglie alte. Termino il quinto giro andando a fare una maglia alta sopra ognuna delle ultime 2 maglie alte, quindi una, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Quindi questi sono i 5 giri che dobbiamo sempre ripetere. Vi faccio vedere di nuovo il primo giro, dato che non abbiamo più le catenelle, ma come avete potuto capire è uguale al giro che abbiamo appena fatto, ossia il quinto. Quindi primo giro andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la prima maglia alta e poi andiamo tra le 2 maglie alte successive, andiamo a fare 2 maglie alte, andiamo di nuovo tra le 2 maglie alte successive, facciamo 2 maglie alte, 2 maglie alte successive, di nuovo andiamo a fare 2 maglie alte e dobbiamo fare questo per tutto il primo giro. Scusate, mi è scappato. Quindi vado tra le 2 maglie alte, vado a fare 2 maglie alte, vado tra le 2 maglie alte, vado a fare 2 maglie alte e termino naturalmente andando a fare una maglia alta sopra ognuna delle ultime 2 maglie alte e poi passo a fare il secondo giro. Quindi ripetiamo, i giri da fare in totale sono 5. Io vi dirò naturalmente quante volte sono andata a ripetere questi giri prima di arrivare poi a vedere come andare a chiudere il nostro cocoon. Allora, ho terminato il mio rettangolo, ho ripetuto i 5 giri per un totale di 7 volte e guardate, a me ripetendoli 7 volte finisco con le 2 maglie, con i 2 giri di ventaglie, così come ho iniziato. Ora, per le taglie più grandi delle mie, io consiglio taglia L di ripeterlo per 8 volte, taglia L invece per 9 volte. Una volta finito il rettangolo dobbiamo andarlo ed è circa 50 centimetri, diciamo un 49,5, ma sono, diciamo, indossato, cede un po', quindi sono sui 50 centimetri. Quindi dicevo, adesso dobbiamo andare a chiudere il nostro cocoon, perché questa è una sorta di cocoon ma con una chiusura diversa. Sapete che io uso una chiusura diversa per poterlo avere più stretto sulle spalle. Andiamo a mettere, io ho messo le catenelle sotto e andiamo a piegare il nostro rettangolo. Io lo devo piegare, e vi dico già, per circa, scusate, così lo vado a piegare per circa 11 centimetri. Taglia M andate almeno 14 centimetri, se non anche 15, taglia L circa 18 centimetri. Una volta fatto ciò si va a prendere l'angolo in alto, scusate, lo faccio vedere meglio, è così. Prendiamo l'angolo in alto, lo pieghiamo fino a fare toccare il lato che abbiamo piegato e qui andiamo a fermare il nostro marcapunti e andremo a cucire dal dove abbiamo fermato il marcapunti fino qui, fino alla fine. Quindi fermo con il mio marcapunti e vado a fare la stessa cosa da quest'altro lato. Posiziono bene il mio lato, prendo l'angolo in alto e lo vado a piegare fino a toccare il lato sotto. Vado a prendere un altro marcapunti per fermarlo e andrò a cucire dal marcapunti fino all'esterno. Questo sarà il passaggio della nostra manica, del nostro, scusatemi, del nostro braccio. Quindi adesso io vado a cucire il mio rettangolo.
Allora, io ho cucito le mie maniche, vedete, facendo quella cucitura ho cucito le maniche, quindi non farò nessun'altra cosa, non vado a rifinire perché voglio che sia comunque un cocoon normale. L'unica cosa che vi dico è che io quando lo andrò a indossare lo indosserò facendo in modo che sotto cada la parte più larga e sopra quella più stretta, quindi lo indosserò in questa maniera, però potete indossarla anche sotto sopra, quello non è un problema, come ve lo sentite meglio addosso. Io preferisco indossarlo appunto che scende di più sotto. Detto ciò, quindi anche questa creazione è terminata.